Ciao ragazzi, qui è Marchettino. Guardate che strada e guardate che macchine. Oggi andiamo a divertirci con la nuova Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio. Circa 9 mesi fa ho avuto l'opportunità di provare l'Alfa Romeo Stelvio 2000 benzina e rimasi veramente colpito dalle sue qualità dinamiche, a tal punto che alla fine della prova su strada iniziai a tempestare di mail Alfa Romeo chiedendo quando sarebbe stata disponibile la versione quadrifoglio. E beh, eccoci qua, mi trovo a bordo della nuova Alfa Romeo Stelvio quadrifoglio in una località piuttosto insolita, ma al tempo stesso perfetta per testare le qualità di questa macchina. Sto guidando negli Emirati Arabi, più precisamente in questo momento sto guidando nel passo dello Jebel Jais, scusate la mia pronuncia terribile. È un passo di circa 15 km di tornanti, strade strette, curve di montagna, tutte in salita, e direi che ci divertiremo abbastanza a bordo di questa macchina. La Stelvio quadrifoglio si distingue immediatamente rispetto ad una Stelvio normale. Guardate quanto è bella, quanto è aggressiva e che muso minaccioso. Per non parlare del sound dello scarico, questa macchina a valvola aperta l'ha sentita arrivare da molto lontano, credetemi. E gli interni, guardate che interni, un trionfo di pelle, alcantara, carbonio, alluminio. Questi interni sono veramente aggressivi e fanno capire un po' che tipo di anima racing ha questa macchina. Però devo dire che anche guidando la Stelvio quadrifoglio col manettino impostato su normal, l'impressione è proprio quella di guidare una Stelvio normalissima. Lo sterzo è leggero, il pedale d'acceleratore è delicato, le valvole dello scarico sono chiuse. Alla fine questo è un SUV da utilizzare tutti i giorni, ma basta semplicemente spostare la leva del manettino da normal a dynamic e la musica cambia. Beh, letteralmente. Le valvole dello scarico si aprono e che sinfonia! L'abitacolo viene invaso dal sound di questo possente motore V6 che è lo stesso 2009 biturbo che troviamo sulla Giulia quadrifoglio, e la potenza è la stessa, 510 cavalli e 600 Nm di coppia. In Dynamic possiamo veramente scoprire la vera anima di questa macchina, il suo vero carattere. Sentite che sound è veramente favoloso. Secondo me si sente anche in maniera più forte nell'abitacolo rispetto alla Giulia quadrifoglio, il che non è male. Quest'anno sono rimasto veramente colpito dai prodotti Alfa Romeo perché, come sapete, ho avuto l'occasione di provare per un mese intero la Giulia quadrifoglio manuale e poi ho partecipato al lancio della Stelvio 2000 benzina. E la Stelvio quadrifoglio è praticamente l'insieme di queste due cose. Partendo dalla piattaforma della Stelvio hanno preso la tecnologia e la meccanica della Giulia quadrifoglio. Il risultato è semplicemente pazzesco. Siamo al volante di un SUV che pesa poco più di 1800 kg e va da 0 a 100 in soli 3,8 secondi. Lo 0 a 100 è addirittura leggermente più veloce di quello della Giulia quadrifoglio. Al contrario della Giulia quadrifoglio, la Stelvio quadrifoglio è disponibile solamente con il cambio automatico ZF autorapporti e credetemi che è un cambio veramente favoloso. Rispetto al cambio che ho provato sulla Stelvio 2000 benzina è completamente diverso. Mi è piaciuto tanto su quella macchina, ma su questa è veramente ancora meglio. Sono riusciti a migliorarlo, a rendere le cambiate più aggressive e più veloci. Mi piace veramente tanto. Per non parlare di queste favolose
palette in alluminio che sono veramente piacevoli al tatto, non sono come quelle noiose, brutte, plasticose palette che troviamo su tante macchine. E guidando allegramente in questo passo di montagna, l'idea che mi faccio della Stelvio quadrifoglio è che al volante fai veramente fatica a renderti conto che stai guidando. Sto guidando una macchina che è grossa, larga, però la dinamica di guida non ti dà l'idea che stai guidando questa tipologia di veicolo. Inoltre la macchina ha una dinamica di guida veramente favolosa grazie al bilanciamento dei pesi che è a dir poco perfetto, e ciò aiuta la macchina ad avere un comportamento abbastanza neutro e bilanciato in curva. Rendiamo questa situazione ancora più piccante e spostiamo il manettino su Race, che è la modalità più cattiva che si può selezionare sulla Stelvio quadrifoglio. La differenza si può sentire. Come se Dynamic non bastasse, in Race questa macchina è come una belva. Il motore tira fino a sopra i 7000 giri in modo lineare e vigoroso. Non ti dà l'idea di essere un turbo, ha un po' l'erogazione dell'aspirato, offrendo veramente tanta potenza e coppia fino agli alti regi. Ovvio che essendo un biturbo, lag un pochino si avverte, ma non appena le turbine entrano in pressione. Giù tutto. Tutte e quattro le gomme sono lì attaccate al suolo che cercano in tutti i modi di offrire la massima aderenza. E credetemi che ci riesce. Questo è dovuto anche grazie al sistema di trazione integrale di Alfa Romeo chiamato V4. Quando le condizioni di aderenza iniziano a scarseggiare, questo sistema trasferisce fino al 50% della potenza sulle ruote anteriori, e quando ad esempio percorre una curva stretta si sente quando la potenza viene trasferita alle ruote anteriori, perché l'avantreno inizia a spingere veramente tanto, e forse senti troppo veloce in curva, senti anche che l'avantreno inizia a spingerti un po' fuori, quindi se si esagera col gas tende un pochino al sottosterzo. Guardate con che agilità si muove attraverso queste curve. Riuscite a vedere come ad ogni cambiata la mia testa si muove? In Race la cambiata è ancora più secca e più aggressiva, è veramente fantastica. E questa è la cambiata che mi piace. E per essere un cambio col convertitore di coppia ti dà l'idea di essere un doppia frizione per la velocità e l'efficacia con cui inserisci tutte le marce senza alcun tipo di esitazione. Beh, non solo il motore potente, come potete vedere a sinistra c'è uno strapiombo di 1000 metri, ed è una buona cosa che ho con me i freni in carboceramica. Come ho potuto riscontrare anche sulla Giulio quadrifoglio, questo tipo di freni quando sono freddi bisogna stare veramente attenti, perché il pedale del freno è duro e la potenza frenante è un pochino scarsa, però non appena questi freni entrano in temperatura butti il piede sul freno e devi lottare con la forza di gravità per non farti staccare la testa. Proviamo a entrare allegri con questo tornante. Un pochino a sovrasterzato. Questo è praticamente un SUV che può dare filo da torcere a tante sportive, se non anche a qualche supercar. Non scherzo, è una macchina dalla doppia anima, non c'è dubbio.
quando vuoi si comporta come una Stelvio 2000 benzina, ma basta che giri un pulsante e si trasforma veramente, diventa un'altra macchina. E sta macchina è veramente sorprendente sotto ogni punto di vista, se consideriamo che è un SUV. Tutti voi sapete il passato glorioso di Alfa Romeo ed è bello vedere che da qualche anno a questa parte il brand è ritornato a fare investimenti molto importanti per sviluppare e produrre macchine che sono non solo emozionanti da guidare, ma anche veloci e competitive. Pensate al ritorno in grande stile con la 4C, poi la Giulia Quadrifoglio e adesso la Stelvio Quadrifoglio. Chissà che cosa ci riserverà il futuro in Alfa Romeo. Se continuano così posso dire solo una cosa: sono sulla buona strada per creare altri mostri su strada, perché è quello che è la Stelvio Quadrifoglio, un vero mostro. L'avete sentita? Da fuori deve essere una vera libidine sentire quel V6 superare i 7000 giri. Se mi dicessero: Marco, lo rifaresti un viaggio per andare dall'altra parte del mondo per guidare? Quello andava veramente forte. Stavo dicendo, se mi chiedessero se fossi disposto a rifare tutto questo lungo viaggio fino all'altra parte del mondo per guidare l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, gli direi sì, assolutamente ne vale la pena. La verità è che se oggigiorno si vuole acquistare un SUV sportivo c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ci sono addirittura SUV con più potenza. È un mercato piuttosto saturo, ma se devo essere onesto non ho mai provato finora un SUV capace di uscire dagli schemi come la Stelvio Quadrifoglio. La precisione dello sterzo, la percorrenza in curva, l'accelerazione, quello stupido sorriso stampato sulla faccia ad ogni cambio marcia. È senza dubbio il miglior SUV che abbia mai provato. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!